Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio parlare di un problema abbastanza diffuso sui cavalli che mi capita di montare. Il problema in questione è quello dei cavalli che tendono a appoggiarsi tanto e quindi a non andare via le pressioni, ok? Quindi praticamente quando provate a girare sono duri, quando mettete la gamba tecnicamente si dice sono sordi alla gamba e via di seguito. Allora, quello che possiamo fare in questi casi per aiutarli, ovviamente partire da terra nell'aiutarli, ci sono già degli esercizi che ho fatto, no? In cui faccio vedere con la corda, passarla intorno al pomello, aspettare che il cavallo si sposti, eccetera, eccetera. L'altra cosa che potete fare quando siete in sella è usare lo stick. Lui è guapo e io oggi l'ho montato senza imboccatura. Lui normalmente viene montato con l'imboccatura, non da me, è praticamente la prima volta che lo sto montando. E il problema dell'imboccatura è che tante volte, se non avete le mani molto sensibili, non vi rendete conto di quanto il cavallo si sta appoggiando, cioè sta andando il riflesso d'opposizione, no? Sapete che il riflesso d'opposizione è naturale nei cavalli. Quindi è ovvio che loro vadano in riflesso d'opposizione e noi una delle nostre responsabilità è quella di insegnarli a cedere alle pressioni, cosa che invece madre natura non gli ha insegnato. Gli ha insegnato invece andare contro alle pressioni, ma questo ne ho già parlato in altri video, quindi magari ve le andate a cercare. Il problema qual è? È che quando io sono in sella, se ho un cavallo che non risponde quando prendo la redine, e me ne rendo conto meglio se non ho l'imboccatura, per esempio, così con la capezza se non risponde io devo fare forza, me ne rendo conto perché la forza che ci devo fare è tanta. Con l'imboccatura invece mi viene in aiuto l'imboccatura che comincia a dare veramente fastidio dentro la bocca del cavallo e il cavallo cede e a volte io sono portato a pensare che tutto sommato vada bene il cavallo e invece no. Quindi se non avete delle buone mani vi conviene fare questi test qui con la capezza. Magari se avete paura che il cavallo vi scappi potete mettere sotto la capezza l'imboccatura, però poi dopo i test li fate con la capezza. Com'è che fate questi test? È ovvio, me l'avete visto già fare, no? Da fermo provate a prendere la testa del cavallo a destra e a sinistra e vedete se risponde alle richieste di redine. Poi provo a vedere se fa il disimpegno e anche qui vado qua e guardo se lui fa il disimpegno e già qui non lo fa con la redine e basta, fa dopo un po'. Provo a mettere solamente la gamba, ora metto lo stick da quest'altra parte se no magari vedete male. Prendo ovviamente la corda per aiutarmi, la redine per aiutarmi se eventualmente non risponde, appoggio la gamba, poi non funziona, appoggio lo sperone e lui adesso si è mosso tutto, però avete visto? Non si è mosso solamente il posteriore, ma comunque almeno si è mosso. Stamani mattina quando l'ho montato non si muoveva affatto e ora adesso provo da quest'altra parte. Aspetto, non risponde, appoggio lo sperone e adesso si è mosso un pochino. Non va ancora bene, ma insomma va già molto meglio, poverino, sta facendo del suo meglio per imparare. Allora, quello che potete fare è aiutarvi con lo stick. Ovviamente dovete assicurarvi che il cavallo non abbia paura dello stick da nessuna parte, quindi questo prima lo fate da terra ovviamente, no? Fate gioco d'amici con lo stick e lo provate a toccare da tutte le parti, prima da terra e poi da sella, sia da fermi che in movimento, ok? Quindi lo mettete al passo, in un piccolo cerchio e provate a vedere se toccandolo anche al passo non succede nulla. Vedete, adesso quando l'ho toccato sulla groppa ha fatto un pochino così, perché prima non lo faceva al passo e adesso invece sì, prima non lo faceva da fermo e adesso invece sì, perché adesso sono al passo, no? Ci sono dei cavalli che al passo si comportano in maniera diversa che da fermi, quelli che noi chiamiamo destri introversi tipicamente fanno così, da fermi sembra che sia tutto a posto, poi quando noi gli diamo l'input di muoversi a volte esplodono, quindi dovete fare sempre questi test sia da fermo che in movimento. Vedete, lui non è proprio a suo agio con lo stick intorno, tende un pochino a agitarsi, un po' la respirazione diventa più veloce, si deve abituare un po', però va già abbastanza bene. Quindi cos'è che devo fare a questo punto? Devo aiutarlo a rispondere meglio alle pressioni che io vado a fare con le redini e con le gambe.
Quindi se io per esempio chiedo la redine sinistra e lui non si sposta così, posso aiutarmi un pochino a fare questo movimento ritmico qui con lo stick fino a che la testa non si gira dalla parte che volevo io, e lo stesso da quest'altra parte. Adesso non ce n'è bisogno, ma io ve lo faccio vedere lo stesso, vedete? Che da fermo va già molto bene. A volte però ci sono dei problemi, come vi dicevo prima, si verificano in movimento, tipo cavallo che vuole andare da una parte invece che dall'altra, quindi io voglio girare a sinistra e lui invece spinge a destra, non risponde subito, metto lo stick a destra, ritmo, e appena lui si sposta lascio, ritmo e si sposta lascio. Lo stesso da quest'altra parte, ok? Vedete? Voglio girare a destra, ok, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Se non va come dico io, vedi, in questo momento non va, allora gli dico ok, ti do una mano con la pressione ritmica dello stick. Adesso va bene, adesso no, pressione ritmica, ok, adesso voglio girare più stretto, voglio mettere anche la gamba, redine, voglio più stretto, prova a darmi più stretto, prova più stretto, ancora più stretto, non ce la fa, forse ce la fa, proviamo, uso anche un po' l'altra redine, blocco la spalla, tocco, ecco, già meglio, però sposta di più il posteriore, continuo, eccolo là, questa andava bene. Vedete quante cose posso fare con lo stick, mi posso aiutare veramente tanto per aiutare il cavallo a mettere più delle posizioni che voglio io, le sue parti, perché a volte con le redini sono un po' più grossolano, non sono tanto preciso, soprattutto chiaramente se monto con una capezza. Quindi aiutare il cavallo a cedere in questi casi usando il drive game, no? Gioco pressione ritmica, quindi è il drive game, aiuta il cavallo a comprendere meglio quello che noi gli chiediamo. È chiaro, in questo caso la mia fase 1-2 è la redine, no? La mia redine è fase 1-2, fase 3-4 uso lo stick. La stessa cosa faccio per esempio nel caso delle gambe. Se io in questo momento metto la gamba dietro, non risponde, a questo punto io cosa è che posso fare? Sì, posso appoggiare un po' più lo sperone, ok, adesso lui si è spostato un pochino, tende ad andare avanti invece che andare di lato, allora lo blocco con la redine, capisce, oh, adesso ha capito. Com'è che posso fare per aiutarlo ancora di più? Posso mettere la gamba e se lui non si sposta una volta che ho appoggiato leggermente lo sperone, aiutarmi con lo stick e fare un pochino di tap tap, fin tanto che questo posteriore, pam, adesso lui si impressiona un po', io rimango, aspetto che lui capisca un po' meglio quello che gli sto chiedendo. Io non gli sto chiedendo di andare indietro in questo momento, ma gli sto chiedendo di andare via con il posteriore. Adesso si è fermato, adesso è andato via col posteriore, là, bravissimo, ottimo. Vedete quante cose posso mettere a posto con lo stick. Non devo fare tanto, cercate di capire bene questo, non devo fare tanto con lo stick, però se io ho già abituato il cavallo a rispondere al gioco di guida usando lo stick da terra, è chiaro che poi io da sella posso mettere a posto tutte quelle varie situazioni che altrimenti dovrei usare troppa gamba, oppure troppo sperone, oppure troppa redine, e quindi diventa tutto più complicato e rigido, è qualcosa di brutto, poco armonioso. Io voglio essere gentile con il mio cavallo, quindi uso il gioco di guida per aiutarlo a migliorare alla cessione sul porcospino. Ricordatevi, i due giochi, porcospino e guida, si aiutano a vicenda. Quando io arrivo in fase 4 col porcospino, chiedo aiuto al gioco di guida. Quando io arrivo in fase 4 con il gioco di guida, chiedo aiuto al porcospino. Riflettete su quello che vi ho detto, provate con i vostri cavalli, mi raccomando, rimanete in sicurezza, fate sempre bene gioco d'amici prima con lo stick e poi siate progressivi, andate avanti, migliorate i vostri cavalli. Grazie, ci vediamo la prossima volta. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down.
I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Then tell me Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.